Cazzo, c'è la ragnatela. Ah, c'è la ragnatela. Io ho sentito una voce, Lara, Dove? sulla mia sinistra. Oh, così. Hai sentito? Sì. C'è qualcuno? Ancora? Oh. Minchia. Via del piffero che abbiamo avuto. Ciao amici, benvenuti sul canale, benvenuti nel video del dopo ispezione. Come dicevo a Lara, come ci siamo detti tra di noi, era un video che doveva essere messo in un giorno normale, in un lunedì normale, però poi abbiamo deciso di metterlo proprio nel giorno di Halloween. Con l'H di Halloween. E allora abbiamo deciso di metterlo proprio in questa giornata particolare perché effettivamente sono successe cose incredibili. Sono successe cose veramente incredibili in concomitanza a quello che è stato il video prima di questo, Sì. Ovviamente, quello del Palazzo Nero, dove abbiamo conosciuto e vi abbiamo fatto conoscere la strega Pillone, che noi siamo andati a cercare nel suo ambiente naturale, perché Sì. lei abitava in quelle zone e un tempo lì c'erano boschi, capanne, villaggi, casette e non certo le comodità e le case di oggi. Siamo andati a cercarla nel bosco e l'impressione che abbiamo avuto, seguendo quello che è il riscontro degli strumenti Sì. che avevamo, il K2 perché avevamo quello e il generatore di parole, sembrava quasi che ci fosse. Ora Sì. noi ovviamente la certezza matematica del 100% non ce l'abbiamo, ma neanche forse dell'80%. No. Però le risposte che ci sono state date davano proprio l'impressione che si volesse quasi materializzare, farsi vedere. Sì, poi molto di quello che noi abbiamo percepito, sia della materializzazione, quanto è lunga sta parola, ecco, è anche dovuta al fatto che avevamo una tremenda paura in quel momento, perché voi capite che al di là del fatto in sé dell'indagine, quindi della strega, della donna che voleva palesarsi in qualche modo al nostro cospetto, ma c'era anche il problema, che non è trascurabile, degli orsi, della dei sicurezza e nostra, di tutto quello che fa parte di un bosco di notte. No, infatti avete sentito i fatti di cronaca quest'estate, dove addirittura un orso è stato ucciso proprio perché ha attaccato delle persone, per cui il rischio concreto che ci potessero essere animali pericolosi c'era. Sì. E noi quindi stavamo un attimino sulle spine, sì. perché avevamo le orecchie attente su vari fronti. I rumoretti che si sentivano ci tenevano propriamente i peli dritti sulla pelle, perché non eravamo sicuri di nulla, non eravamo sicuri della situazione, non eravamo sicuri di chi potevamo avere intorno. Poi c'è stata quella coincidenza strana che abbiamo realizzato sul momento del trovarsi al centro di un incrocio. Sì, il crocicchio. Del crocicchio. Vi abbiamo scritto cosa voleva dire, cosa volevano dire gli incroci a livello esoterico, diciamo così, ed abbiamo concentrato proprio in quel punto la nostra ricerca, perché ci sembrava essere come il fulcro di tante energie. Sì. E le risposte sono arrivate. Appunto questa sensazione concreta che la Pillona si volesse far vedere, da noi. Palesare. Tra parentesi, al di là di quello che Lara ha detto, avete visto prima, abbiamo sentito anche un urlo, uno strillo, dei mogugni vari e dei rumori che ahimè non sempre abbiamo preso, perché la videocamera capite bene che ha dei buonissimi microfoni professionali, ma comunque sia non può prendere proprio tutto, e quindi insomma abbiamo colto quello che vi abbiamo fatto cogliere, insomma. Per quanto c'erano dei momenti, ci sono stati dei momenti in cui c'era il silenzio totale, e ci ha stupito, perché effettivamente si era in un bosco
e quello l'avete L'avete potuto visto, vedere, sì. e in un bosco bene o male, poi di quella portata, eravamo in Trentino, non era il boschetto del parco dietro casa, era proprio boschi delle montagne, un animaletto che corre c'è sempre, la pigna che cade, Sì, piuttosto certo. che il ramo secco che cade dall'albero. C'erano momenti in cui il silenzio era totale, Sì, quasi totale. disarmante. Sì, era totale e ancora di più aumentava l'ansia. Sì. E poi invece questi momenti di rumoretti vari che non capivi se erano animaletti che si spostavano, che avevano capito che eravamo innocui tutto Sì, sommato, certo. Però loro si o spaventavano, giustamente. infatti è stata un'esperienza, almeno per quanto riguarda me, Sì. ma penso No, assolutamente bellissima, Noi tra bellissima. l'altro, ecco, agganciandomi al discorso iniziale che vi ho fatto in apertura, si era intenzionati a fare un'indagine con la squadra al completo da Sì. Halloween, ma capite bene che 2 di noi sono in Piemonte, Non e è non per sempre questo facile l'abbiamo coordinarci. chiamata SH sezione Piemonte, proprio perché loro stanno là, ecco, a volte fanno video per loro, cioè gestendoli Loro due, loro, sì, esatto. e a volte li Franci e facciamo noi, Davide. a volte ci uniamo, insomma. Però ecco, non, per un incastro che mai è avvenuto, non siamo riusciti a fare Halloween insieme, e quindi abbiamo deciso di farlo noi, perché comunque la location che abbiamo visto e la storia che abbiamo sentito, collegata poi a quella del Palazzo Nero, ci sembrava assolutamente centrata per questo tipo di ricorrenza, Sì. seppur pagana. Abbiamo insomma, scelto ecco. di proporvi il continuato Sì. della storia di Pillona proprio in occasione di questa Festività pagana. ricorrenza, di Esatto. questa festività pagana che tanto, no, viene in cui tanto vengono esaltate le figure, ma gli spiriti, Sì, certo. i vampiri, piuttosto che gli scheletri e le streghe. Ecco, abbiamo voluto raccontarvi la storia di una strega vera, ma non perché lo fosse, ma perché era stata così giudicata. Mi viene da dire, per spezzare una lancia a nostro favore, che effettivamente spesso io sono un consumatore accanito di video e film horror, e lei pure, e notiamo, no, che a ottobre, quando arriva il periodo proprio clou, a volte si trovano anche video, filmografie e quant'altro, anche di cose assurde, a volte sciocche, soprattutto, no? Su questo argomento. Esatto, però noi abbiamo scelto proprio un argomento vero, quindi non siamo andati a scomodare demoni inesistenti o spiriti pazzerelli, abbiamo parlato di stregoneria. La caccia alle streghe è che storia. Effettivamente è storia, ragazzi. Avete visto anche l'indagine che abbiamo fatto a Triora, avete visto l'intervista che ha avuto un successo clamoroso di visualizzazioni ad Antonietta, anzi grazie a tutti voi che avete seguito, esatto, la sua storia e sì, il nostro incontro con lei. Sì, e per cui la stregoneria, ragazzi, che lo si voglia o meno, è veramente un fatto vero, reale, sì, che risale a tantissimi anni fa, sì, ma assolutamente reale. Se vi ricordate, poi Lara ha approfondito la cosa con documentari su documentari, uno tra questi l'abbiamo anche girato all'interno del castello di Landriano, dove c'è una storia, strega, esatto, dove c'era una strega, la strega, oddio adesso mi Giannetta Landriani. Landriani, sì. Esatto, per cui insomma noi l'argomento streghe come SH l'abbiamo trattato a più riprese. Anche perché è un argomento interessante, a me tocca, sì, in maniera molto particolare. Piace molto anche a me. È un argomento che approfondirei in continuazione. Ecco, tra l'altro possiamo fare un piccolo spoiler, anche se non possiamo dire tutto. Sì. Ecco. Allora, facciamo lo spoiler, d'accordo? D'accordo. Sì. No, perché eravamo intenzionati, se dirlo o no, eravamo dubbiosi. Allora, anche perché stiamo facendo, sì, delle ricerche in merito. Esatto, c'è un mio amico che si chiama Andrea. Andrea ci conosce da tempo, insomma, conosce più me che lei, però insomma siamo amici, e effettivamente lui non voleva palesarsi alle telecamere perché fa altro nella vita, non vuole casini, eccetera eccetera. Però lui è un esperto del territorio nel quale abitiamo, che ovviamente non vi diciamo dove abitiamo per ovvi motivi, però è un esperto di questo territorio, e da esperto qual è, si è imbattuto spesso e volentieri in racconti di stregoneria nei boschi dei paraggi.
nei paraggi, per cui adesso vorrà, almeno noi vogliamo, e lui se sarà compiacente ce lo farà, questa cortesia di darci alcune coordinate, alcuni riferimenti, esatto, affinché si possa in qualche modo andare a far visita a questi posti. E sempre che appunto la cosa vada in porto, adesso sì, non è niente di sicuro, sì, perché non dipende solo da noi. Comunque e quindi sarebbe un'indagine tra virgolette in esterna, no? Sì. Come quella che avete appena visto nel bosco. Magari nei commenti sotto lasciateci detto se vi sì, piacciono queste interazioni con l'esterno. Esatto, no? A me particolarmente è piaciuto tanto questo sì, tipo di indagine fatta non in una casa, non in un castello, non in un manicomio, insomma non certo, all'interno, indoor, ecco. Mi è piaciuta veramente, veramente tanto. Sarà sì, anche il contatto con la natura, forse il mio essere un pochino strega, vai a sapere, però è stato bello, sì, bello. La strizza è stata tanta, sì, perché ti ritrovi in un posto al buio senza sapere chi puoi incontrare, chi c'è, animali, persone, vai a sapere, perché i malintenzionati sono ovunque, e forse siamo stati anche sconsiderati nel farlo solo noi due, ma in quel momento eravamo lì noi due, per cui abbiamo detto dai proviamo, perché era una cosa logicamente naturale il farlo, perché prima siamo stati a Palazzo Nero, nel posto dove, nella stanza dove i processi avvenivano, e poi era naturale andare là dove queste donne vivevano. E quindi anche Pillona poteva potenzialmente essere lì. Certo, e quella parola volare, no, che ci dava proprio l'impressione, ok, dopo tutto il male subito, dopo tutte le ingiustizie che mi hanno buttato addosso, adesso sono libera. Sì. Questo è una bella cosa, insomma. Un asterisco che vorrei mettere a margine di questa analisi, che poi voglio confrontarmi con Lara per capire se anche lei ha prova le stesse cose quando si fanno indagini in esterna. Allora, spesso ce lo siamo detti anche con Davide Franci quando ci riuniamo per le fatidiche pizze del dopo indagine, che sembrano cose così gozzovigliose, però parliamo anche e progettiamo anche per quello che saranno i prossimi lavori che faremo, perché sono lavori, ragazzi, attenzione, noi facciamo chilometri e spendiamo soldi in batterie e quant'altro, e poi si fa ricerca, si va a guardare gli argomenti, la storia del posto, e se non c'è la storia del posto la guardiamo dopo in base alle sensazioni, per cui insomma però in queste riunioni che facciamo, questi briefing che facciamo, effettivamente, allora, noi si parte dal presupposto che quando finisce un'indagine, che sia in un castello, che sia in una villa, che sia in un istituto psichiatrico, soprattutto questo, si torna sgasati, proprio si torna senza nessun tipo di forza. Infatti spesso noi dobbiamo poi da Torino viaggiare verso Milano e io devo fermarmi almeno 5-6 volte in autogrill perché sono veramente distrutto. Ci si spompa. Le energie vanno via. Ecco, però al contrario, e qui voglio sentire anche lei cosa dice, perché a me ha dato questa sensazione, mentre si è andati lì in quel bosco a cercare questa pillona, o in altre situazioni esterne che non sono così tante nel nostro canale, però ci sono, ecco, io da quell'indagine me ne sono andato via né stanco né esausto, sono andato via provato e triste, malinconico, perché comunque si stava cercando una donna che non è una leggenda, è una cosa vera. E quindi se anche il 10% di quello che abbiamo sentito, cercato e studiato fosse vero, ragazzi, sono cose terrificanti. E io sono andato via triste, malinconico, infatti ma se è ti tutto ricordi, vero, è tutto vero e documentato. Esatto, documentato, addirittura il nostro segnalino ci ha detto dai, venite a Trento e vedete che proprio nel comune di Trento ci sono poi segnati nomi e cognomi. Cavoli, è tutto, tutta la documentazione, la maggior parte delle documentazioni relative ai processi, non solo di Trento ma di qualsiasi altro posto dove le streghe, queste donne sono state condannate e processate ed uccise, ci sono i verbali, ci sono i documenti, per cui questa, ragazzi, è storia, veramente storia venivano torturate nel modo in cui il Malleus Maleficarum spiegava, una cosa ignobile ma succedeva. Come dice Antonietta, le fate, non le streghe.
erano fate, non erano streghe, erano donne, ma non lo voglio dire più perché voglio dire, lo sapete già, donne che aiutavano altre donne con le erbe, con altre donne e altre persone. Insomma, lo sapete. Avete visto poi il video di Antonietta? Non chiamiamole più streghe, certo, fa più scena chiamarle streghe. Sono donne che hanno sofferto tanto ed è tutto vero, ci sono documenti. Certo, poi ci saranno le leggende, ci saranno situazioni, si diceva che, come dappertutto, come si parla di tante altre figure mitologiche o pseudotali. Ma la caccia alle streghe è veramente esistita. Quindi queste povere donne hanno veramente sofferto e se è vero che in un posto rimane l'energia di chi è passato, in quei posti l'energia deve essere veramente forte. Sì, sì. Allora, rispondendo alla mia domanda, anche tu eri malinconica o eri sicuramente la tristezza e l'angoscia. A me rimane quella parola, volare, che mi ha lasciato con il sorriso, nel senso pensare che dopo tanta sofferenza lei sia veramente riuscita a trovare la sua pace, questo mi conforta. Sì. Il trovarmi a contatto con la natura, pur in una situazione di strizza, mi è piaciuto. A me piace stare a contatto con la natura, quindi sicuramente è un'esperienza che mi piacerebbe ripetere, sì. Perché effettivamente è vero, là dove si va in un posto chiuso si esce spompatissimi. Sì. Perché rimani concentrato su tante cose. In una situazione del genere, per quanto ci sia tensione, è stato diverso. Sì, è stato diverso, ma soprattutto è stato diverso il motivo per il quale si era lì. Ovvio. Si era lì a in qualche modo grattare il muro della storia. Sì. E quindi quando l'hai grattato anche con risposte che ahimè non possiamo avere la garanzia certa al 100% che siano le risposte definitive, sì. Però hai grattato la storia, quindi quando viene giù un po' d'intonaco, ecco, a quel punto ti senti coinvolto in un periodo storico che andrebbe cancellato all'istante. E abbiamo fatto una promessa che stiamo mantenendo, sì. E abbiamo mantenuto facendo questi 2 video e magari quelli che verranno sull'argomento. Esatto. Sì. Quello di parlare di lei, di parlare di Pillona, sì. E di altre donne come lei. Certo. Questo è importante, non dimenticare quel periodo buio, tremendo della storia della nostra umanità. Come ce ne sono stati tanti, come ce ne sono ancora tanti, ma quello è stato veramente un periodo buio. Prima di salutarvi, nota a margine, noi potevamo andare in vacanza ovunque, perché l'Italia è bella e anche lunga, e anche larga, più lunga che larga, però insomma l'Italia è tanta. Però abbiamo scelto un paese dove la stregoneria ha fatto da padrona, insomma, sì, quindi sì. Combinazione. Io, pensate, se avete visto i vlog estivi, io sono andato lì e ho voluto portare Lara proprio per andare a rifare i passi che facevo da piccolo, perché mia mamma mi portava a Coredo, questo paese di pochi abitanti ma comunque graziosissimo, e vicino a Coredo, anzi a Coredo, c'era il Palazzo Nero, e vicino a Coredo quello che avete visto il 31, sì, che giorno era? Adesso ho perso il conto. Vabbè, ad Halloween, comunque, insomma, esatto, anche perché insomma sì, mi sembra che non sia caduto di lunedì. No, non è caduto di lunedì. Ecco, vabbè, adesso perché questa analisi la stiamo facendo prima, quindi sì, in questo momento non abbiamo il calendario sotto mano. Esatto, comunque ecco, a Coredo c'era Palazzo Nero e nei paraggi c'era appunto il territorio dove loro hanno vissuto, dove ha vissuto Pillona insieme alle tutte le altre donne che hanno accusate. Fatto questa fine, insomma, le nostre fate. Va bene ragazzi, se il video vi è piaciuto, cosa che ci auguriamo e ci auspichiamo, lasciate un like, condividetelo, ma soprattutto quello di Halloween, perché ragazzi almeno dovete supportarci per quel tipo di serata che abbiamo pensato, perché è storica, perché vi è piaciuto, dite la verità che vi è piaciuto, e quindi spolliciate in su, se non vi è piaciuto spolliciate in giù, disiscrivetevi, fate quello che volete. No, che disiscrivetevi, iscrivetevi, altro che, ma ci mancherebbe. Diffondete il verbo, come diciamo sempre, e vi aspettiamo la prossima volta. Alla prossima. Ciao.